Ciao a tutti, bentornati. Oggi ho deciso di parlarvi della RTA, RTRC naturalmente, la versione col telaio LRC. Questo nuovo telaio che è uscito da un po' di tempo, che già sto usando da diverso tempo appunto, che ha portato delle modifiche a questa macchina, l'RTA. Allora, che cosa dire innanzitutto? Innanzitutto che cosa viene venduto, perché poi viene venduto il telaio, compreso anche del banchino in carbonio, che può essere montato anche sulla versione 2.0, quindi può andare a essere sostituito completamente nella versione 2.0 con un piccolo limite. Il limite del telaio LRC è quello che non si possono usare le carrozze ABS con le L, perché praticamente questo telaio va a portare delle modifiche che, anche se portate sulla vecchia 2.0, non permette più l'alloggiamento delle L per attaccare la carrozzeria in ABS. Quindi anche in questo caso la carrozzeria in ABS deve essere bucata e vengono utilizzate le colonnine che vengono poi utilizzate per le carrozzerie in Lexan. Allora, abbiamo deciso di fare questo video perché per due motivi principali. Primo, per spiegarvi un po' come ci siamo trovati con questa modifica. E il secondo, che secondo me non è così poi banale, su quale macchine è possibile utilizzare, su quali categorie. E questo secondo me non è da meno. Allora, come ci siamo trovati? Ci siamo trovati bene, ci siamo trovati molto bene, perché la macchina con questa modifica, che poi dopo vi spiegherò, è sicuramente molto più veloce in curva, quindi abbiamo avuto sicuramente un miglioramento principalmente nella velocità di ingresso e di uscita di curva. Il baricentro quindi è stato abbassato e questo permette veramente di avere una macchina sicuramente molto più, diciamo così, non solo veloce, ma nello stesso tempo ben equilibrata, e questo secondo me è molto importante. Detto questo, nel mio caso, quindi parlo per come lo utilizzo io, la categoria che utilizzo per questa macchina è la modificata o la Pancar, quindi non è una modifica che ho apportato per esempio sulla Superstock, che si può fare, ma non mi piace l'idea di dover bucare l'ABS per mettere diciamo così la carrozzeria, quindi ho preferito tenerla a 2.0. Effettivamente questa macchina dà delle notevoli migliorie rispetto alla versione precedente, però nel mio caso la versione Super Stock o la Stock per esempio continuo a utilizzare la versione 2.0. In questo caso vi sto facendo vedere la mia macchina che utilizzo per la questione, in questo caso con una Pancar, poi basta cambiare il puntale e abbiamo la versione appunto per una modificata se vogliamo utilizzare le carrozzerie appunto sempre in Lexa. Allora, che cosa è successo con questa modifica? Innanzitutto permette tanta libertà, perché è una macchina che non a caso viene venduto soltanto il telaio, perché se qualcuno non vuole mettere le parti principali della 2.0, quindi con la frizione, l'ammortizzatore, tutto RTRC, può decidere di configurarla con un tridumper, scegliendo dei pezzi che possono essere ammortizzatori laterali centrali atomiche. Questo poi sul sito dell'RTRC, ma anche sul sito di Mini Z Racing, trovate tutte le varie componenti che possono essere utilizzate per poterla realizzare, con pezzi o Atomic o Reflex o GL Racing per intenderci. In questo caso io ho deciso di utilizzare dei pezzi diversi, quindi ho utilizzato anche un ammortizzatore centrale della GLR, in questo caso, gli ammortizzatori laterali ho utilizzato quelli della Reflex, per intenderci, e ho tenuto buono le molle che si trovano nella parte del pivot della macchina. Si può anche decidere di utilizzare gli ammortizzatori per esempio della GL, che permettono di mettere già la molla dove c'è l'ammortizzatore, quindi andando a togliere anche le molle al pivot. Questa è una scelta. Io mi sono trovato bene così, ho provato anche l'altra, non è una questione, non è negativo, però per la mia guida ho preferito utilizzare questo tipo di sistema. Il baricentro si può notare quindi dal pivot che è molto abbassato, quindi non c'è più il punto dove si va a collegare il telaio con il banchino, è praticamente sulla stessa linea del banchino, quindi del telaio per intenderci, quindi la macchina è notevolmente migliorata proprio nella velocità. C'è anche questa parte, questo pezzo che poi vi farò vedere, che va a sorreggere l'ammortizzatore, che è un pezzo della GL, della Giulia in questo caso, e trovate comunque tutti i pezzi che possono essere utilizzati, proprio riporto in questa
in questo elenco che trovate, ripeto, sul sito di RTRC oppure su MiniZ Racing. Altra possibilità molto importante, dove io ho tenuto la mia configurazione dell'RTA 2.0, quindi il servo sul lato, ma questa modifica permette anche di poter spostare il servo nella parte centrale della macchina, andando però a sostituire i fuselli o con quelli RTB oppure con quelli della macchina della Reflex Racing. Quindi è una macchina che permette veramente diverse configurazioni, quindi non c'è una configurazione standard, questo dovete sceglierlo in funzione di quello che è la vostra guida. Io personalmente mi sono trovato bene con il minimo indispensabile, cioè tenere quello che potevo tenere il più possibile della 2.0 e andando a modificare soltanto la parte retrostante al di là del telaio. È sicuramente, ripeto, una modifica molto importante perché ha permesso veramente alla macchina di essere ancora più veloce in pista, non solo anche più stabile, e quindi sicuramente è una modifica che consiglio. Però ecco, fate conto alla categoria che volete utilizzare, perché probabilmente su una super stock è vero che potete notare dei miglioramenti, ma secondo me la vera differenza la si può notare proprio in categorie come la modificata oppure la Pancar. Ciò non toglie che io l'abbia usata anche nella categoria super stock. Però, ripeto, l'idea di avere una Jomurema bucata, che per quanto può essere la carrozza che utilizzo utile, perché in caso di ribaltamento la carrozza tende a staccarsi meno, quindi è una miglioria anche questa molto interessante e intelligente, però ad oggi preferisco ancora avere le mie L, perché poi con la stessa carrozzeria posso montarla magari su altre auto che sto provando, quindi questa è una scelta personale. Di certo non possiamo che dire che questi miglioramenti sono stati veramente importanti per questa macchina, rendendola nettamente più veloce, soprattutto, ripeto, nell'ingresso e l'uscita di curva. Ho adottato anche il regolamento del drop, la regolazione, scusate, del drop nella barra, che anche questo è un optional che si può mettere, poi facciamo un roll, come diciamo sempre con Emanuele, per vedere i vari pezzi, poi magari ve li riportiamo nella parte di descrizione del video, e per poter regolare al meglio il drop sulla macchina. E non sto qui adesso a raccontarvi il mio setup principale, oggi era proprio un'occasione per farvi vedere come la RTA 2.0 può essere trasformata in diversi modi con questa modifica LRC, che secondo me è molto molto interessante. Ecco, quindi sicuramente consigliata, però come diciamo sempre sono esperienze personali, quindi prendete tutti questi video, questi consigli come qualcosa che viene gestito dal pilota, per cui quello che può andare bene a me non è detto che vada bene a voi, quindi lavorateci sempre e cercate in tutti i modi di avere una macchina che sia il più possibile legata alla vostra guida. Non ho nient'altro da aggiungere in questo momento, potete leggere poi tutto quello che sarà in descrizione delle componentistiche che possono essere, o vi mandiamo dei link dove poter guardare le varie parti da acquistare. Però questo è un po' diciamo così, una novità che ci piaceva presentarvi, soprattutto perché è una macchina che veramente ne vale la pena. Poi al di là del fatto che la possa rappresentare, però è una macchina veramente molto competitiva. Vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, magari scriveteci nei commenti che cosa ne pensate, a noi fa sempre piacere, seguiteci sui social e in qualche modo supportateci. Intanto vi saluto. Ciao a tutti, al prossimo video.